Hare Krishna, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qui live sulla pagina di Prabhupada e abbiamo con noi la fortuna di avere Sua Santità Radhanath Swami che ci parlerà della relazione guru-discepolo di Srila Prabhupada. We can begin. Om Agyantimidandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juthapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Bitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Paschatya Shatharine. I am sincerely grateful, honored, and very happy to be with everyone today. Sono molto grato e felice di essere con tutti voi oggi. This very special retreat being held at Prabhupadesh in Italy is very wonderful. È molto to be in such a sacred, natural place among sincere seekers of love of God is really a pilgrimage of the heart. È molto bello vedervi in questo ambiente naturale e spirituale di Prabhupada durante questo Bhakti Retreat, vedere così tante anime belle, ricercatori dell'amore, ricercatori spirituali dell'amore riuniti.
Giridhari Prabhu, thank you for accepting this austerity of trying to translate my broken words. Giridhari Das, grazie per accettare l'austerità di tradurre questa mia lezione. I'm very honored and pleased. Onorato. Thank you. We are both honored and pleased. That is the wonderful characteristic of satsang, is everyone participating in sharing Krishna with one another is honored and pleased. Questo essere onorati e felici, no? È proprio la caratteristica del satsang, dello stare insieme, di condividere Krishna uno con l'altro. I was requested to speak on the subject of guru and disciple. Mi è stato chiesto di parlare dell'argomento della relazione tra guru e discepolo. This is a very deep, profound subject that can be spoke from various perspectives forever. Questo è un argomento molto profondo che può essere trattato da diverse prospettive per sempre, per un tempo illimitato. I will, in a very simple way, try to share a few thoughts. In modo molto semplice cercherò di condividere con voi alcuni pensieri, alcune intuizioni. Nitya Siddha Krishna Prema Sadyaka Punoi Sravanadi Sudhi Chiti Koriya Yudoi. That love for God or love for Krishna is dormant forever within the heart of all living beings. L'amore per Krishna risiede da sempre nel cuore di tutti gli esseri viventi. Mi sento ancora bene. There is no power within all of creation that could take away our natural propensity to love God. Non c'è nessun potere nell'universo intero che possa portare via, rubarci questa nostra naturale propensione ad amare Dio, Krishna. It is the eternal nature of the living force, the soul or Atma within all of us. È l'inclinazione naturale della forza divina, l'atma, l'anima che noi siamo. Due to the soul being within an emotional and physical body and interacting with this material world, we have a tendency to forget who we are and what our nature is. E a causa del fatto che risiediamo in un corpo materiale, con i sensi, con tutto il set materiale che abbiamo, nasce questa tendenza a dimenticare chi siamo veramente. In this condition, our natural propensity to love and be loved is directed toward the temporary sources of misery within this creation. E così questa tendenza naturale ad amare e ad essere amati viene diretta nel posto sbagliato, verso le risorse materiali, verso la soddisfazione dei sensi materiali. And because we are looking for that which is unlimited and eternal, we can never be satisfied with pleasures that are temporary and limited.
E poiché noi siamo naturalmente cerchiamo un piacere illimitato e ed eterno, e non possiamo mai diventare soddisfatti con questi piaceri materiali che sono temporanei e limitati. Aham bija pratapita. Krishna tells in Gita that he is the eternal father and mother of all living beings. Krishna ci spiega nella Bhagavad Gita che lui è l'eterno padre e l'eterna madre di tutti gli esseri viventi. Hey Krishna Karuna Sindhu. And the Lord is an infinite ocean of compassion. E che il Signore è un oceano infinito di compassione. With this spirit, the Lord incarnates in this world to teach us how to revive our natural propensity to love God. And in doing so, to experience the true love of all souls for each other. E il Signore stesso si incarna in questo mondo per mostrarci qual è il modo per riguadagnare, per imparare di nuovo ad amare Dio, e facendo così, cioè amando Dio, realizzando veramente che cos'è l'amore tra gli esseri viventi, tra noi tutti, il vero amore. Sarve sukhano bhavantu. The Lord wants us to be happy. Il Signore, He wants us to experience real happiness, the happiness that gives fulfillment to the soul, not just the body and mind. il Signore vuole per noi la felicità, vuole che noi siamo veramente felici, di riempirci di quella felicità che soddisfa l'anima, non quella che soddisfa la mente e il corpo. When the Lord appears in this world, he is Adi Guru, the original Guru. Quando il Signore appare in questo mondo, lui è Adi Guru, il Guru originale. He teaches us what is truly the meaning and purpose of life, and how to truly be happy and give others happiness. E ci insegna qual è il vero significato della vita e com'è che si diventa veramente felici e si rendono felici gli altri. There's a beautiful verse that all religions, all truths, the origin is God. C'è un bellissimo verso che spiega che per tutte le religioni, per tutte le verità, l'origine è Dio. Krishna tells in Gita, aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. I am the source of all spiritual and all material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my loving service and worship me with all their hearts. Io sono la sorgente di tutti i mondi materiali e spirituali, tutto promana da me. Il saggio che conosce questa verità mi adora con una devozione perfetta. When Krishna comes to this world, either in his original form or his various incarnations, through his words and through his example, he teaches the path of Dharma. Quando Krishna compare in questo mondo nella sua forma personale, in qualche sua espansione, lui ci insegna con le sue parole e con il suo esempio il sentiero del Dharma. The Bhagavad Gita exemplifies this principle.
E la Bhagavad Gita dimostra in modo semplice questo principio. Krishna placed his own beloved devotee Arjuna into a condition which represents all of us. Krishna mette Arjuna in una condizione che rappresenta tutti noi. At the beginning, Arjuna was thinking that he knew what he wanted and what was the best thing. All'inizio Arjuna pensava di saper bene cosa andava fatto e qual era la cosa migliore da fare. But in the course of interacting with the complexities of this world, he became bewildered. Ma quando si è trovato nella situazione di interagire con le complessità di questo mondo, diventò confuso. There were so many social and emotional influences pulling at Arjuna. C'erano così tante influenze sociali ed emotive che strattonavano Arjuna di qua e di là. At the time of the crisis is when he was standing on his chariot between two armies, he didn't realize how materially bewildered and attached he really was. E quando si è ritrovato in mezzo ai due eserciti, in piedi sul suo carro, si realizzò quanto era attaccato materialmente a questo mondo. Such a person as Arjuna, so learned, so cultured, coming from a family of such great souls, still he couldn't resolve the problem of his purpose of life by himself. Pensate ad Arjuna, un guerriero così dotto, così intelligente, di buone qualità, di buonissima famiglia, una famiglia di persone così avanzate, e comunque lui da solo non era in grado di risolvere la confusione della sua missione della vita, di quello che doveva fare nella sua vita, lo scopo della vita. He came to a stage where he was crying. His complexion became completely flushed pale. His limbs were trembling. He dropped his bow and he could not even stand up any longer. È arrivato a un punto, il suo stato confusionale, che ha cominciato a tremare, a piangere, è diventato pallido, quasi quasi da svenire, gli è scivolato l'arco e non è più riuscito neanche a stare in piedi. And then he approached Krishna, not just as a friend and well-wisher, but as a guru who he was taking shelter of. E così ha approcciato Krishna non semplicemente come un amico, ma proprio come un maestro in cui prendere rifugio, un guru. He admitted that he didn't know really what was truly right or wrong and what was his real duty. E così ha ammesso che non sapeva più cos'era giusto e sbagliato, non sapeva cosa avrebbe dovuto fare. Up until this point, Krishna was silent. He was simply acting as Arjuna's friend and chariot driver. But when Arjuna properly approached him with a deep thirst and a sense of necessity for knowledge and direction, Krishna spoke the Bhagavad Gita. Fino a quel punto
Krishna era rimasto in silenzio fino a quel preciso punto, come si comportava come un amico benevolo che voleva bene ad Arjuna. Ma nel momento in cui Arjuna lo ha approcciato con quella sete di sapere, di conoscere davvero la verità in questo modo appropriato, allora Krishna ha recitato, ha detto la Bhagavad Gita. In the 4th chapter of Bhagavad Gita, one of the most important instructions, Tadvati pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching a true and genuine spiritual master. Humble yourself before such a person. Inquire submissively and render service. The self-realized soul can impart knowledge to you because he has seen the truth. Nel 4º capitolo della Bhagavad Gita è uno degli insegnamenti essenziali più importanti della Bhagavad Gita, è il verso in cui Krishna dice approccia un maestro spirituale autentico, un saggio autentico, diventa umile di fronte a lui, ponigli delle domande con sottomissione e servilo, perché lui potrà indicarti la strada giusta, potrà dirti qual è la strada giusta, poiché lui ha visto la verità. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam shrajamyaham. In the Gita, Krishna tells that again and again throughout history, the Supreme Lord, the Adi Guru, the Supreme Guru for all beings, descends into this world to teach us what we have forgotten. How to be happy in the loving service of the Lord. È spiegato sempre nella Bhagavad Gita che di era in era il Signore Supremo discende come il Guru originale, l'Adi Guru in questo mondo, per mostrarci qual è la via, per mostrarci come diventare felici, essere felici nel servizio amorevole del Signore stesso. And in order to emphasize the importance of accepting a guru in all of the primary incarnations, the Lord himself accepts a guru. E proprio per enfatizzare e sottolineare l'importanza di avere una guida spirituale, di avere un maestro spirituale, un guru, Krishna stesso, quando si incarna come un'espansione primaria, lui sempre accetta un maestro spirituale. Krishna and Balaram went to Avantipur, which is today the city of Ujjain is there, and lived in the ashram of his guru, Sandipani Muni. Krishna e Balaram andarono ad Avantipur, quella che oggi è Ujjain, la città di Ujjain, e vissero nell'ashram del loro guru, Sandipani Muni. There we read in Srimad Bhagavatam how Krishna and Balaram, although the Adi Guru, the original guru of everyone, submissively studied the Vedas and various arts of culture from their guru. E lì noi possiamo leggere nello Srimad Bhagavatam come nonostante Krishna e Balaram siano l'Adi Guru, il guru originale, loro ascoltarono e impararono con sottomissione dal loro maestro Sandipani Muni i Veda, le scritture rivelate, ma anche le arti, tutto ciò che riguardava la cultura. Sandipani Muni knew that this is his worshipable God who has come before him. But in the service of the Lord, to help the Lord show this example, he became the Lord's guru and taught him all varieties of knowledge.
Ovviamente Sandipani Muni sapeva bene che quello era il suo amato Signore, ma proprio per servirlo con amore e devozione lui accettò questa parte per aiutarlo a dimostrare quanto è importante, no, il maestro spirituale. E per cui si impegnò con serietà a insegnare tutte queste arti, queste conoscenze. And how to apply that knowledge according to time, place, and circumstance. E anche come applicare quella conoscenza in accordo al tempo, luogo e circostanza. Krishna and Balaram were so eager to serve even in the most menial, humble ways to please their guru. E Krishna e Balaram erano così desiderosi di servire il loro maestro spirituale in qualsiasi modo, anche nei modi più umili, coi servizi più umili. Sometimes Krishna would go out with his classmates Sudama Vipra to collect dead wood that was fallen on the ground in the forest to bring back to assist his guru in the yajnas and in the cooking. Delle volte Krishna andava con i suoi compagni di classe, tipo per esempio con Sudama, andavano a raccogliere la legna secca nel bosco e così la riportavano al loro maestro, così da usare la legna per lo yajna, per cucinare. Sometimes Krishna and Balaram would carry water for their guru or massage their guru's feet. A volte Krishna e Balarama andavano a prendere l'acqua per il loro guru o massaggiavano i suoi piedi. In this way, the Supreme Absolute Truth is not only teaching by his words, but his example. E così il Signore Supremo stesso non insegna solo con le sue parole, ma anche con l'esempio. In the Ramayana by Sri Valmiki Muni, Lord Sri Ram, the example he gave of how he learned from and served his guru Vishwamitra Muni. E anche nel Ramayana il Signore Ramachandra ha dato l'esempio personalmente di come lui ha servito il suo guru Vishwamitra Muni. They traveled in the forest together, and Ram was very humbly and respectfully inquiring from Vishwamitra in all various essential subjects. E loro viaggiavano nella foresta e come era interessante proprio vedere come Ramachandra faceva domande con interesse proprio per scoprire vari aspetti della vita, varie conoscenze. Vishwamitra Muni was completely conscious that this is the supreme personality of Godhead, the knower of everything. But in my humble service to him, I will fulfill his desire by being his guru to show the world. Vishwamitra Muni era completamente consapevole che quello era il suo amato Signore, ma proprio nello spirito di servizio accettò il ruolo di suo maestro e così gli impartiva diversi insegnamenti. Ram and Lakshman, who are Krishna and Balaram, they would do madhukari, they would beg and bring back food for their guru. They would collect various fruits and herbs from the forest. They would collect dry wood. They would get fire. They would make fires to keep their guru warm. And they would massage his legs and his feet, wash his clothes. Rama e Lakshman, che non sono nient'altro che Krishna e Balarama, anche loro raccoglievano la legna, andavano a mendicare per il cibo per il loro maestro spirituale, facevano il fuoco per scaldarlo, gli massaggiavano le gambe e i piedi, cucinavano per lui. There are so many empowered kings and demigods who are under the authority of God,
But to show the world, the Lord accepted menial service for Guru. Ci sono re potentissimi, semidei, divinità, che tutte sono sotto il controllo, sotto la giurisdizione del Signore Supremo, eppure lui accetta di fare un servizio semplice, umile per il suo maestro spirituale, per dare l'esempio. And on Guru's order, they liberated so many powerful tyrant demons. E per ordine del Guru loro hanno liberato così tanti e potenti demoni. And at the beautiful ceremony where Ram was to win Sita as his eternal consort and wife, Ram first touched the feet of his Guru and begged for his blessings before lifting the bow and winning the hand of Sita. E quando c'è stata la cerimonia per vincere la mano di Sita, per diventare la sua eterna consorte, la prima cosa che fece Ramachandra fu andare dal suo maestro spirituale e toccargli i piedi per cercare le sue benedizioni, proprio prima appunto di gareggiare, di tirare l'arco. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya, that the supreme truth appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Quella stessa suprema verità, quello stesso Signore Supremo è apparso come il Signore Chaitanya Mahaprabhu. He is our Yuga avatar for the present age. È lo Yuga Avatara, cioè l'Avatara è l'incarnazione di questa era presente. And he played the role of a devotee to teach us how to be a devotee. E lui si è incarnato nel ruolo di un devoto per insegnarci come si comporta un devoto. While living as a young boy in Navadvip, he became the greatest scholar in all the world. Quando era un giovane ragazzo è diventato l'intellettuale più bravo, più riconosciuto del mondo intero. But his mission, he had not really begun to teach the path of pure devotional service through Harinam Sankirtan. Ma in quel mentre la sua missione di insegnare l'Harinam Sankirtan non era ancora iniziata. Nimai Pandit, which was his popular name at that time, he defeated in debate the greatest scholar on the planet, the Digvijay Pandit Keshav Kashmiri. Nimai Pandit, così era conosciuto a quel tempo il Signore Chaitanya, aveva sconfitto in dibattiti filosofici gli intellettuali più potenti riconosciuti al mondo, come Digvijay e Keshav Kashmiri. Then he made a pilgrimage to the holy place of Gaya. Poi ha fatto un pellegrinaggio nella terra santa di Gaia. And there he met his guru, Srila Ishwarapuri. Ed è lì che ha incontrato il suo guru, Srila Ishwarapuri. And Lord Chaitanya did not manifest the symptoms of his ecstatic love until he came in contact with his guru. E il Signor Chaitanya non ha manifestato i suoi sintomi di amore puro per Dio finché non ha accettato il guru. He posed himself as being ignorant and inquired submissively from Ishwarapuri. E così lui si faceva vedere come un ignorante e faceva domande con sottomissione a Ishwarapuri, il suo maestro. He begged Ishwarapuri to teach him and to initiate him. And Ishwarapuri smiled
and said, "You are the very Lord of my life. I've already surrendered everything to you, so I will also initiate you." E così il signor Chaitanya ha implorato il suo maestro di insegnargli e di dargli l'iniziazione, e Ishvarapuri gli ha risposto: io ho già dato tutta la mia vita, tutto quanto sottomesso ai tuoi piedi, quindi farò anche questo, ti darò anche l'iniziazione. Lord Chaitanya would cook for him, massage him, and offer simple services to him. Il signor Chaitanya cucinava per lui, lo massaggiava, faceva semplici servizi umili per lui. And Lord Chaitanya was very, very proud to tell that my guru called me a fool because I am a fool. E il signor Chaitanya era così orgoglioso di dire: il mio guru mi ha detto che sono uno sciocco, perché è vero, sono proprio uno sciocco. And when his guru Ishvarapuri instructed him to establish the Sankirtan movement, it was from that moment that he began his mission. E quando il suo guru Ishvarapuri gli diede l'istruzione di iniziare il movimento del Sankirtan, fu lì che iniziò la sua missione. In Varanasi, Srila Sanatana Goswami approached Lord Chaitanya. A Varanasi, Srila Sanatana Goswami si avvicinò al signor Chaitanya and posed himself as being the most fallen and unqualified. E si faceva vedere come la persona più caduta e squalificata. Lord Chaitanya smiled. Sanatana Goswami was the most learned scholar. He had been a multi-billionaire. He was the prime minister. He was young. He was handsome. He was the most popular person. But yet, he's approaching the Lord as the most fallen. And Lord Chaitanya, he said to Sanatan that actually you are fit to be my guru, but to show a proper example to the world, you are accepting me. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu spoke, instructed Sanatana Goswami for 30 days on the bank of the Ganges. E Sanatana Goswami era un erudito di prima categoria, un multimilionario, era un primo ministro, un personaggio molto in vista a quel tempo. Così il signor Chaitanya, quando lui si è dimostrato così umile, facendo il caduto dei più caduti, ha sorriso, ha detto: in realtà tu saresti adatto per essere tu il mio maestro, ma proprio perché tu me lo stai chiedendo, perché vuoi dare un esempio al mondo di come si fa, allora accetto questa posizione di tuo maestro. E così istruì Sanatana Goswami per 30 giorni sulle rive del Gange. Radhanath Das Goswami, who is our Prayojana Acharya, who's teaching us the highest levels of love of God and the mood of the gopis. Radhanath Das Goswami, che è il nostro Prayojana Acharya, colui che ci ha insegnato l'amore per Dio più elevato di tutti, quello nel sentimento delle gopi. He tried so much to fully engage himself in the service of the Lord, but the material world were putting so many impossible impediments before him. Lui ha cercato in tutti i modi di offrire il suo servizio al signor Chaitanya, ma il mondo materiale gli ha messo i bastoni tra le ruote in 1000 modi. Then he went to Panihati and met with Lord Nityananda Prabhu. Così andò a Panihati e incontrò il signore Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is Balaram. He is the very
personification, representation of Guru Tattva, of the truth of a Guru. Nityananda Prabhu è Balaram, lui rappresenta, incarna il principio del guru, del maestro spirituale. Nityananda Prabhu understood Raghunath Das Goswami's desire and engaged him in a very simple service to serve all the devotees and all the general population. Nityananda Prabhu comprese il desiderio di Raghunath Das, no, però non era quello il punto. Così lo impegnò nel servire la popolazione in generale, i devoti in quel luogo. He told them, feed everyone with chira, dahi, chipped rice and yogurt. E così gli ha detto, dai da mangiare a tutti quanti del riso spezzato con lo yogurt. From his heart, Raghunath pleased all the devotees, and Raghunath, he gave wonderful prasad, spiritual food, to the general public. Radhanath compì questa istruzione con tutto il cuore, soddisfò i devoti e le persone e diede questo prasada, questo cibo offerto al Signore delizioso a tante persone. The next day, Raghunath Das came to Nityananda Prabhu with all humility and bowed down. Il giorno seguente Raghunath Das tornò da Nityananda Prabhu con un'attitudine molto umile e gli fece gli omaggi a terra. And he prayed that it is a truth that no one can approach Chaitanya Mahaprabhu without your mercy, because you are Guru Tattva, you are the original Guru. Lui disse, è una verità che nessuno può incontrare il Signore Chaitanya senza il tuo permesso, perché tu sei il Guru Tattva, il Guru originale. Nityananda Prabhu was pleased, and he told Raghunath Das Goswami that you should, that you have pleased all the devotees, and therefore the Lord is pleased. E Nityananda Prabhu fu molto soddisfatto e disse a Raghunath Goswami, gli disse, tu hai soddisfatto e hai reso felici i devoti, per cui il Signore Chaitanya è felice. He asked all the assembled Vaishnavas to bless Raghunath Das Goswami. Così Nityananda chiese a tutti i Vaishnava, a tutti i devoti che erano lì, di benedire Raghunath Goswami. And then he blessed Raghunath Das Goswami to be one of the most highly elevated, intimate associates of Lord Chaitanya. E così lui stesso, Nityananda, benedì Raghunath Das Goswami a essere il devoto più elevato, più associato, più intimamente legato al Signor Chaitanya. Uno dei più elevati. And ultimately to achieve eternal residence in Vrindavan, the spiritual world. E in ultima analisi, alla fine di ottenere la residenza a Vrindavan Dham, nel mondo spirituale. So we are speaking very briefly about the supreme, absolute truth, God, in various ways, along with his eternal associates, how they accept a guru. E stiamo molto brevemente proprio parlando di come la persona suprema, Dio stesso, accetta un guru quando appare in questo mondo. And this emphasis was so prominent because the tendency in this material world is we are all dictated by our false egos.
E questo insegnamento, questo esempio che viene dato è molto prominente e importante, perché nel mondo invece di solito noi abbiamo la tendenza a seguire il nostro ego, il falso ego. Studying scriptures can make us even more proud and egoistic. A volte anche studiare le scritture può renderci ancora più orgogliosi e egoisti. And there are so many various interpretations that can confuse us. Ci sono così tante interpretazioni che ci possono confondere. Srila Prabhupada gave example, if you want to have a heart surgery, you don't just go to anybody on the street who says they're a heart surgeon. You want to go to somebody who has actually studied the proper books from recognized heart surgeon. Srila Prabhupada spesso faceva l'esempio e diceva che se avete bisogno di un'operazione al cuore, non è che andate per strada e il primo che vi dice che è un chirurgo del cuore vi fate operare da lui. Ma voi volete andare da un chirurgo che non solo ha studiato, ma ha studiato dai libri giusti e ha imparato dalle persone autorizzate, insomma, che sono esperte nella cura del cuore, insomma, nella chirurgia cardiaca. Within our heart is our eternal soul, and our hearts have been diseased by avidya, of ignorance. Nel nostro cuore c'è l'anima, ci siamo noi, e l'anima è stata malata per tantissimo tempo a causa dell'ignoranza, dall'ignoranza, malata di ignoranza, avidya. It is the most severe of all pandemics. This avidya or ignorance is the cause of all suffering and all death for everyone. Questa è la pandemia peggiore di tutte, più nociva di tutte. Questa ignoranza che causa malattie e morti, è la pandemia peggiore. But as spirit souls, our natural healthy condition is Satchidananda. We are eternal, full of knowledge and full of the joy of feeling Krishna's love and loving Krishna and sharing Krishna's love with others. Nella nostra natura naturale, scusate il gioco di parole, è proprio Satchitananda, cioè siamo pieni di eternità, di beatitudine, di felicità, la felicità proprio di condividere, di amare Dio e di condividere questo amore per Dio uno con l'altro. And therefore we need a properly trained, empowered physician to help us. Così noi abbiamo bisogno per estirpare questa malattia di un dottore appropriato, che abbia le giuste conoscenze, che si abbia le giuste skill, le competenze. There are 3 types of gurus. Ci sono 3 tipi di guru. There is the guru that brings us to the path of pure devotion. C'è il guru che ci porta sul sentiero della pura devozione. And then there is the shiksha guru, the guru who, by his or her example and instructions and blessings, teach us the path of pure devotional service. Poi c'è il Siksha Guru, il guru che con il suo esempio, con i suoi insegnamenti, ci mostra, ci insegna quali sono la conoscenza essenziale del sentiero della Bhakti. Con le sue benedizioni anche, istruzioni, insegnamenti, esempio e benedizioni. The Diksha Guru is that person who gives us on behalf of the parampara or
or the great lineage of saints, initiation into the path where we take vows. E poi c'è il Diksha Guru, che è quello che in nome, per nome della Guru Parampara, che è la linea di maestri spirituali autentici, ci dà l'iniziazione in questo sentiero della Bhakti. Both the Shiksha Gurus, and we could have many Shiksha Gurus also, and the Diksha Guru, the one person who initiates us, they are one, because they are all representing the same flow of grace coming down in disciplic succession from Krishna. E sia il Diksha Guru, colui che ci dà l'iniziazione, che lo Siksha Guru, e possono essere tanti poi gli Siksha Guru, non è che necessariamente uno solo, tutti sono uno stesso, perché tutti questi guru rappresentano il flusso di grazia che viene trasmesso da Krishna attraverso la Guru Parampara verso di noi. We are taught to offer the same type of appropriate respect to both our Shiksha Gurus and our Diksha Gurus. Noi viene insegnato a portare lo stesso tipo di rispetto sia ai nostri Diksha Guru che ai nostri Siksha Guru. Srila Prabhupada, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, is the founder Acharya of our society. Srila Prabhupada, Sua Divina Grazia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, è il fondatore Acharya della nostra società. How emphatically he taught us this principle and also the spirit that we should have in how we apply the principle. In quale modo enfatico ci ha insegnato questo principio e anche come dovrebbe essere applicato questo principio. He was instructed by his guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, to take the message of Lord Chaitanya in the English language all over the world. Lui ricevette l'istruzione del suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, di portare il movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya Mahaprabhu in tutto il mondo in lingua inglese. In every aspect of his life, he saw the opportunity to prepare himself to fulfill the desire of his guru. In ogni aspetto della sua vita, in tutte le sue scelte, le scelte che lui ha fatto erano mirate a prepararsi per compiere la missione che gli aveva assegnato il suo guru. And we know the story how in 1965 he took a cargo ship across the world to New York City. E noi sappiamo come nel 65 lui ha preso questa nave da carico per venire in Occidente. He had no money, he had no followers, he had no place to live. And after a few years, he had established a movement with centers all over the world and millions of his books being distributed. Lui non aveva soldi, non aveva amici, non aveva seguaci, eppure in pochi anni stabilì un movimento internazionale in tutto il mondo, con svariati centri in tutto il mondo e la distribuzione di milioni di libri. And Srila Prabhupada would often say, my only qualification is I'm simply repeating the words of my spiritual master and trying to please him. Srila Prabhupada diceva spesso, continuamente, che la sua unica qualifica
era quella di tentare sinceramente di ripetere le parole del suo maestro spirituale per compiacerlo, per farlo felice. Srila Prabhupada would sometimes say to his disciples, I see all of you as the representatives of my Guru Maharaj. Spesso diceva ai suoi discepoli, Srila Prabhupada, vi vedo tutti quanti voi siete come rappresentanti del mio maestro spirituale. Prabhupada would share with us that there's never a moment when he's not feeling the presence of his Guru. E Srila Prabhupada condivideva spesso con noi che non c'era un momento in cui lui non sentisse la presenza del suo Guru. He would very happily tell us, the first day I met my Guru defeated me and proved that I was a fool. E lui molto felicemente ci diceva, molto spesso ci raccontava, il primo giorno che ho incontrato il mio Guru mi ha sconfitto catastroficamente e ha dimostrato che sono uno sciocco, perché veramente era uno sciocco. By his example, he infused within his sincere disciples that spirit. Così con il suo esempio ha infuso nei suoi discepoli questo principio. His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Sua Santità Tamal Krishna Goswami Maharaj. Such a capable, brilliant personality who simply dedicated his life to repeating the words of Srila Prabhupada and going to any impossible situation to serve his Guru Maharaj and please Srila Prabhupada. Una personalità, un carisma eccezionale, una personalità così elevata che semplicemente voleva ripetere le parole di Srila Prabhupada e si è messo nelle situazioni più improbabili, più complesse, semplicemente per soddisfare il suo maestro spirituale. And he was so eager to inspire and empower other devotees to please Srila Prabhupada. Ed era così desideroso di ispirare e potenziare gli altri devoti a soddisfare Srila Prabhupada. He wrote a wonderful book about his life with his Guru and entitled it The Servant of the Servant. Ha scritto un meraviglioso libro che ha dedicato al suo maestro spirituale, che ha intitolato Il servitore del servitore. And I'm remembering how one of the people that Tamal Krishna Goswami very much gave shelter to was His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. E ricordo che uno dei devoti a cui Tamal Krishna Maharaj diede più rifugio, si prese più cura, era Bhakti Charu Maharaj. Bhakti Charu Swami Maharaj, very aristocratic, cultured, educated Bengali. Bhakti Charu Maharaj era una persona che veniva dal Bengala, un maestro che veniva dal Bengala e molto aristocratico, acculturato, intelligente. He gave his life. When he met Srila Prabhupada immediately took him in and he became a personal servant of Srila Prabhupada. Ha dato la sua vita intera. Appena incontrò Srila Prabhupada diventò subito il suo servitore personale, lasciò tutto. And he did it under the shelter of Tamal Krishna Goswami Maharaj. E così si ritrovò sotto la protezione di Tamal Krishna Maharaj. To please Srila Prabhupada, Tamal Krishna Goswami Maharaj established Krishna consciousness in the country of China. He established the most organized and successful projects for book distribution, for Harinam Sankirtan, everything.
Per soddisfare Srila Prabhupada, Ramakrishna Goswami Maharaj stabilì il movimento per la coscienza di Krishna in posti difficili come la Cina e organizzò la distribuzione di Sankirtan, l'Harinam e la distribuzione dei libri proprio per soddisfare Srila Prabhupada in tutto il mondo. After Srila Prabhupada's physical departure from this world, Bhakti Charu Swami Maharaj, he glorified Prabhupada in every way of his life. He translated all Prabhupada's books into the Bengali language. He made a best-selling television series in India about the life of Prabhupada. E dopo la scomparsa di Srila Prabhupada, Bhakti Charu Swami Maharaj ha fatto di tutto ha parlato di Srila Prabhupada, ha diffuso la sua storia, insomma lo ha glorificato in tutti i modi possibili in tutto il mondo, ha tradotto tutti i suoi libri nella lingua bengali e ha anche creato dei bellissimi film sulla storia di Srila Prabhupada. And among the many things that he had done, he also established a beautiful temple in Ujjain, which is the very same place where Krishna Balaram served their guru Sandipani Muni. E tra le tantissime cose che lui ha fatto per soddisfare Srila Prabhupada ha anche stabilito un tempio molto importante a Ujjain, proprio quel posto dove Krishna e Balaram si sono uniti nell'ashram di Sandipani Muni. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, during Prabhupada's time, to please Prabhupada, he was risking his life at every moment in the most dangerous situations to share Srila Prabhupada's books with others. Krishna Maharaj Bhakti Tirtha Maharaj si è messo nelle situazioni più pericolose per diffondere i libri di Srila Prabhupada. Ha rischiato la vita. When Tamal Krishna Goswami Maharaj brought Bhakti Tirtha Maharaj to Srila Prabhupada in London in 1977, Srila Prabhupada embraced him and cried and said, "Thank you very much. Your life is perfect." E quando Tamal Krishna Maharaj portò Bhakti Tirtha Swami a incontrare Srila Prabhupada a Londra, Srila Prabhupada lo abbracciò e gli disse grazie mille, grazie molte, la tua vita è perfetta. And after Srila Prabhupada's physical departure, Bhakti Tirtha Swami Maharaj established Krishna consciousness all over the world, but especially like never before. He created a Hare Krishna explosion in Africa. E così Srila Prabhupada, mentre lo abbracciava, piangeva. E quando poi Srila Prabhupada è scomparso, Bhakti Tirtha Swami ha espanso tantissimo il movimento in Africa. I'm just giving a little drop from an ocean of each of these devotees' wonderful lives and how they exemplified their love for their guru by hearing from him and applying his teachings in their life through sincere service. Io vi sto dando solo una goccia di quello che hanno fatto questi bravissimi devoti nei confronti del loro maestro, di come loro hanno ascoltato gli insegnamenti del loro maestro e di come li hanno poi applicati nella vita, facendo diventare un servizio per il maestro, dando l'esempio. There was one wonderful lecture Prabhupada gave in Los Angeles. C'è una bellissima lezione che Srila Prabhupada ha dato a Los Angeles. It was on the disappearance day of his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Era il giorno della scomparsa del suo maestro, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. And Srila Prabhupada, with infinite gratitude and humility, was praising the mercy that his Guru gave him.
E Srila Prabhupada con tantissima umiltà e sentimento glorificava il modo in cui il modo in cui aveva ricevuto la fortuna, la benedizione del suo guru. He concluded the talk by speaking to his disciples and grand disciples and all generations of his disciples. E concluse queste argomentazioni, questa lezione parlando ai suoi discepoli, ma era anche per i nipoti, no? E anche gli altri discendenti dei suoi discepoli. Srila Prabhupada said that I am very old and I do not know how long I will physically be with you. Srila Prabhupada disse: sono molto vecchio, molto anziano e non so per quanto ancora potrò essere fisicamente qui con voi. You are all very sincere. Voi siete tutti molto sinceri. I beg you, please carry on this mission of my Guru Maharaj. Vi imploro, per favore, portate avanti questa missione del mio Guru Maharaj. And Srila Prabhupada thanked us. He thanked us for helping him to carry on the mission of his Guru Maharaj. And as he was thanking us, Prabhupada was crying. Srila Prabhupada ci ringraziava tanto perché lo stavamo aiutando nella missione del suo maestro spirituale, e mentre ci ringraziava piangeva. Within the International Society for Krishna Consciousness, everyone, all Shiksha Gurus and Diksha Gurus and GBCs and presidents and pujaris and whatever service we do, cooks, gardeners, we are all simply the servants of Srila Prabhupada in the service of his Guru Maharaj. And we are all meant to be united for that purpose. Nella Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, tutti, Shiksha Guru, Diksha Guru, pujari, quelli che fanno l'adorazione, cuochi, presidenti dei templi, chiunque faccia un servizio non è nient'altro che il servitore del servitore di Srila Prabhupada, e portiamo avanti la missione del suo maestro spirituale. Srila Prabhupada once said that for every single devotee who has come to our movement, Prabhupada said, I have shed buckets of my blood. Srila Prabhupada era solito dire che per ogni membro della nostra comunità io ho secchi del mio sangue. Giusto? And Srila Prabhupada said this to emphasize how we should respect and interact with one another. E quando lui diceva questo, lui voleva enfatizzare quanto è importante il rispetto che dobbiamo avere uno per l'altro. Every type of difference can be resolved if we sincerely and earnestly have Srila Prabhupada in the center of our life and our relationships. Ogni differenza tra di noi può essere risolta se noi mettiamo Srila Prabhupada al centro di queste relazioni. Yasya prasada bhagavat prasado yasya prasada nagati kutopi. If we please our Guru, we please Krishna. If we displease our Guru, Krishna will not be pleased with us, whatever we do. Così come cantiamo al mattino, se noi soddisfiamo il Guru, allora soddisfiamo Krishna, ma se noi rendiamo infelice il Guru, allora rendiamo infelice Krishna. This principle is universal. Questo principio è universale.
Lord Jesus Christ had descended from the spiritual world to teach how to love God with all our heart, mind, and soul, and how to love our neighbor as ourselves. Il Signore Gesù Cristo è sceso dal mondo spirituale proprio per insegnarci come amare Dio e come amare Dio e amare il nostro prossimo. But similar to the Lord in other incarnations, before he really began his mission, he accepted John the Baptist as his guru. Ma similmente anche, come dicevamo prima, l'incarnazione di Dio, lui prima di iniziare la sua missione ha accettato come maestro spirituale Giovanni Battista come guru. When John the Baptist saw him, he recognized he's the Christ. He said, I should be carrying your shoes on my head. You are my master. And essentially Jesus said that for the sake of teaching the world, I will be your disciple. And took the baptism of initiation. E quando Giovanni Battista l'ha visto, l'ha subito riconosciuto come il Cristo e ha detto: io dovrei portare i tuoi sandali, altro che battezzarti. Nella testa, sì, portare i tuoi sandali nella testa, sulla testa. E invece Gesù essenzialmente cosa gli ha detto? Gli ha detto che proprio per dare una dimostrazione al mondo, no? Per dare l'esempio al mondo intero, prima io accetterò invece te come mio maestro. On the path of il battesimo dell'iniziazione. On the path of bhakti, the guru never claims to be God. The guru presents himself or herself as the humble servant of the servant of the servant of the Lord, who is serving by representing the Lord. Nella sentiero della Bhakti, il maestro spirituale, il guru, non afferma mai di essere Dio. Si presenta sempre come il servitore del servitore del servitore e il suo servizio in quel caso è rappresentare Dio. The guru is the messenger carrying the eternal sacred teaching and the divine grace by which we can experience true love of God. Il maestro spirituale è quello che trasmette, che porta gli insegnamenti di Dio e quella grazia che a noi serve per compiere, per accedere al servizio devozionale. That love is beyond birth and beyond death. It is eternal. Per accedere a quell'amore che va oltre la nascita e la morte, è eterno. The propensity to love finds satisfaction to the degree it expands to include others. Il desiderio di amore o di essere amati, il desiderio di amare trova soddisfazione nel momento in cui si espande per includere gli altri. To awaken our natural love for God is like watering the root of the tree. That love will extend and expand everywhere to everyone forever. Per risvegliare il nostro amore, la nostra propensità ad amore, è come bagnare le radici di un albero, si espande in tutto l'albero. That is the beautiful gift, the matchless gift that Srila Prabhupada and all the gurus of our lineage, our disciplic succession, are giving us. Questo è il meraviglioso dono, il più prezioso dono che Srila Prabhupada e tutti i guru portano a noi. One time a room full of devotees asked Srila Prabhupada, what is the best way we can serve you?
Un giorno uno dei suoi discepoli, un devoto, gli chiese a Srila Prabhupada: qual è il modo in cui possiamo servirti meglio? Srila Prabhupada said, the best way you could serve me is to love Krishna. Srila Prabhupada disse: il modo migliore in cui mi potete servire è amare Krishna. Srila Prabhupada said, you will show your love for me by how you respect and cooperate with one another. E lui diceva: voi dimostrerete il vostro amore per me in quanto riuscirete a rispettarvi l'un l'altro, a collaborare, a cooperare. Trinara pisunichena tarora apisahishnuna amani namanadena kirtaniya sadahari. To be more humble than a blade of grass, more tolerant and forgiving than a tree, to offer all respect to others and to expect none in return. In that state, our Guru and Krishna will be pleased, and we will be able to chant the holy names of the Lord constantly. Essere umili come un filo d'erba sulla strada, più tolleranti e capaci di perdonare come un albero, offrire rispetti a tutti e non aspettarsi nessun rispetto in cambio. Questo è il modo in cui i nostri guru saranno soddisfatti e noi saremo in grado di cantare il santo nome per sempre. Kali Kale Namarupe Krishna Vata. That the supreme absolute truth, Krishna, the God of gods, has incarnated in the divine sound of the holy name. Krishna, Dio la persona suprema, si è incarnato nella divina forma del santo nome. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Ras Vigraha. That the name of Krishna is Krishna. Il nome di Krishna è Krishna stesso. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Mahaprabhu taught that the supreme benediction upon all beings is that the Lord has descended in this congregational chanting of the holy names. Sri Chaitanya Mahaprabhu insegnava che la suprema benedizione per tutti gli esseri viventi di questa era è che il Signore stesso è disceso nel canto congregazionale dei santi nomi in persona. But in order to understand the chanting and have the proper philosophy of life and proper aspiration and spirit in life to chant appropriately, it is necessary that we humble ourselves before our Shiksha Gurus, our Diksha Guru, and learn the science of Krishna consciousness. Learn the art of living in devotional service and have a mission of love as our guiding light in every aspect of life. This is the beautiful blessing that comes when we properly accept a spiritual master. E per gustare appropriatamente, per comprendere approfonditamente il senso di questo, che il Signore compare nel suo nome, allora noi dovremmo di fronte ai nostri maestri, Siksha Guru e Diksha Guru, iniziatori o istruttori, dovremmo imparare a diventare umili, ascoltare, apprendere questa scienza trascendentale, questa scienza della realizzazione spirituale. Secondo pezzo non mi viene, prendere la scienza e l'arte del servizio del anche le arti del vivere una vita nel servizio devozionale e cogliere anche la missione. Qual è la nostra missione? Di diffondere questo amore per Dio, trasmettere poi a nostra volta questo amore per Dio.
I thank you very much. Grazie molte.